quello che vorrei si comprendesse, ma non, cioè per capire il comportamento umano in quelle situazioni. Da un momento di calma si inizia un incubo, no? Dalla vibrazione al direttore che dice che la botta sta sulla destra, la mia percezione era che stava sulla poppa a sinistra, alla fine vengono riportati dei danni, no? Non facendo riferimenti a compartimenti ma ad utenze. Vai a risalire senza creare stress, abbiamo il quadro elettrico allagato, ma è più opportuno dire abbiamo un compartimento allagato, non andare a fare la caccia al tesoro, a risalire e tutto si allunga nei tempi, implicano altre domande. Direttore, ma stiamo andando a fondo. Aspetta un attimo, fammi vedere l'elettrogeno su. Allora non stiamo andando a fondo se il direttore vuole andare a vedere l'elettrogeno su. Cioè, sono tutte delle circostanze che se ci immedesimiamo in quelle circostanze, un uomo che vuol mantenere orientato agli altri deve incutere calma. Ma quanti compartimenti sono? Mi confermate 3? No, aspetta, 3, 4 e 5 liberi. Allora sono liberi, allora vediamo. Cioè, è stata tutta una progressione che possiamo ascoltare dalla scatola nera che ha fatto, ad avviso, probabilmente si poteva fare meglio, tutto è migliorabile, ma tra i minuti intercorsi con le unità di crisi, tra il ritardo indotto dalle comunicazioni non specifiche, il comandante in seconda, l'altro fa riferimento a una zona tagliafuoco che non ha nulla a che vedere, non è chiamata in causa il riferirsi a una zona tagliafuoco se stiamo parlando di un allagamento. Cioè, sono tante di quelle cose che una maggiore proprietà di linguaggio avrebbe sicuramente evitato che facessi altre domande per capire. Cioè, quindi là è tutto lì che poi... Quando si avviene ai 3 compartimenti allagati, mettetemi sul piano i 3 compartimenti, ma nessuno ha detto come è andata, quelle che abbiamo capito già ne sono 3. Cioè, è tutto un qualche cosa, un lavoro di team che va analizzato, cioè il perché le persone reagiscono in quei modi. Quindi tutto il ritardo, questi 5-10 minuti, sono da ricercare in qualche cosa, in una metodologia, in una reattività, cioè non è una corsa contro il tempo, anche perché la decisione nella quale io in tribunale ho sentito l'espressione better to be safe than sorry, per dire vabbè iniziamo a mettere la gente a mare, poi casomai se andavano a fondo li facciamo risalire, cioè, oppure cioè, è il panico, questa gente come reagisce ci sono tante valutazioni che in quel momento si compiono. Ecco perché le regole dicono che il comandante può discostarsi da quelle procedure qualora lui, le circostanze, il contesto, la nave che sta scivolando verso terra, non è chiaro bene la situazione e quindi l'uomo si prende il tempo che vuole. Da qui poi a fare altro tipo di, trarre altro tipo di conclusione, tipo criminale ritardo, onestamente non credo che sia stata l'espressione più giusta ed appropriata da usare in quel contesto. Nonostante tutto quello che è successo, tra l'altro, si va in aula a fare false testimonianze, cioè si inventa l'ammutinamento. L'ufficiale dice di aver autonomamente messo le lance a mare. Il comandante subito dopo l'emergenza generale mi ha fatto scendere sul ponte di comando, sul ponte Lance. Quando poi dalla scatola nera si evince che questo ragazzo stava vicino a me sul ponte di comando, quando io disponevo a Bosio, al comandante in seconda, dicevo senti iniziamo a mainare le lance che sono pronte. E lui mi ribadiva nell'orecchio e si sente dalla scatola nera, comandante lo sbandamento è costante sugli 11 gradi. Quindi o questo ragazzo stava sul ponte di comando vicino a me oppure era andato a fare ammutinamento giù. Cioè dico io, perché poi dire cose che non sono veritiere? E perché secondo lei? Non lo so, non lo so. Questa è quella che a me più Addolora. mi addolora perché non credo che siano, non lo so, guardi, non riesco a spiegarmelo perché sono uomini maturi, cioè questo è un esempio, ce ne sono altri, il comandante in seconda che va nel processo e dice io grazie a me ho dato io l'abbandono, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Poi alla fine la scatola nera dice il contrario. Adesso mi sono rotto, ho detto basta, do io l'abbandono now, cioè tutte cose che non sono inesistenti. Io ho interrotto il comandante che stava dando fondo sul... Cioè un ragazzo, un uomo
che gli avevo anche fatto le note caratteristiche per un futuro passaggio al comandante. Cioè, dico, separiamo l'incidente da quello che potrebbero essere eventuali, non lo so, Dissapori, che ne so. ma no, odio. dissapore no, ma io posso capire il dissapore verso una persona, cioè, ma se io faccio delle note anche di promozione a una persona e consegnate anche, cioè, perché a bello e buono si dicono delle cose che non sono veritiere? Cioè, quindi, cioè, già è successo un guaio, è successo purtroppo il modo in cui hanno trattato comunque un collega, no? Che domani loro saranno comandanti e mi auguro sinceramente che nessuno possa più vivere quei momenti, ma inferire ulteriormente con bugie, con quale finalità? Ecco. Va bene, comandante. Allora noi adesso abbiamo terminato questa chiacchierata